Da dove cominciare se non dal posto preferito dell'orto, il nostro mucchio di letame. Allora, questo è il frutto di un anno di lavoro. Noi la consideriamo la nostra banca questa. Siamo in autunno inoltrato, adesso cominciamo a prelevare da questo mucchio e a distribuire. Buondì intanto. Siamo finalmente giunti al momento di fare questo video, che sono settimane se non mesi che noi dentro di noi progettiamo, e anche qua sul campo progettiamo, e anche vi abbiamo già parlato, che è questa famosa rivoluzione dell'orto. Vedremo in questo video in cosa consiste questa rivoluzione dell'orto dopo 10 anni di coltivazione di un certo tipo che adesso andrò a raccontarvi. Ci sarà un cambiamento molto importante nella nostra gestione dell'orto. Vi racconteremo l'arrivo di un attrezzo che noi ci siamo regalati per il nostro compleanno, un attrezzo incredibile da attaccare al nostro trattorino, per cui vi faremo vedere questo attrezzo, lo proveremo insieme sul campo. In questo video un botto di cose, le altre ve le racconta Nina. Buondì! Allora, siamo in orto finalmente, avevamo una voglia di tornare a fare qualcosa nell'orto che è parecchio tempo che non ci veniamo a lavorare. Vi facciamo vedere come abbiamo deciso di reimpostare la preparazione dei letti di semina e dell'orto in generale. Però dai, abbiamo un botto di lavoro da fare, quindi partiamo subito con le attività e cammin facendo vediamo tutto insieme. La prima cosa, ve la svelo già, è spargere letame. Per questo siamo davanti al nostro amato mucchio di letame. Poi c'ho io a che fare con questa adesso. Quindi qui abbiamo iniziato questo sistema di strade. Da questo punto accediamo all'orto, facciamo tutto il perimetro in questo modo. Qua dietro questi alberi c'è la possibilità di tornare indietro e poi arriviamo qua, perché qui ho lasciato anche una strada che taglia l'orto in metà, qui così. Da qui si accede al letame e poi c'è tutta la possibilità di fare il giro intorno e anche un attraversamento in questo senso. Abbiamo finito di mettere letame e adesso sto bagnando gli spinaci, che abbiamo seminato gli spinaci in serra. La rucola sta germogliando, la vedo già. Abbiamo seminato spinaci e rucola e la rucola sta già germogliando, gli spinaci non ancora. Appena abbiamo finito qua passiamo alla seconda fase, che è la più interessante, quindi continuate a guardare. Ok, questo è il lavoro finito e fino a qui tutto normale. Insomma, tutti gli anni in questo periodo questa operazione è stata fatta semplicemente manualmente, con carriole eccetera eccetera, mentre oggi con la pala del trattore è tutto molto più rapido. Io sono arrivato qui, era un prato 10 anni fa, ho iniziato a coltivarci sopra con una piccola motozappa, ho fatto le prime aiuole e con quella mi sono aiutato negli anni quando avevo bisogno di spostare la terra, ma da lì in avanti ho solo sempre lavorato grelinette, forcavanga, tutto manuale, aiuole più o meno fisse, più o meno grandi, insomma ho cambiato tantissimi approcci. Sono 10 anni che non viene praticamente toccato, girato, smosso. Vi faccio vedere. La terra a toccarla è molto bella, è grassa, è morbida. Tutta la materia organica che è stata aggiunta in questi anni ha prodotto una terra veramente buona da coltivare. Dopo 10 anni di lavorazioni solo manuali del suolo abbiamo riscontrato alcune problematiche. Abbiamo spettatori oggi.
Devo dire, come avete visto anche negli ultimi video che abbiamo fatto nell'orto, la terra è veramente bella, il suolo è eccellente, la quantità di materia organica che ho inserito è veramente grande. Allo stesso tempo oggi mi ritrovo in una situazione dove, come dire, passatemi il termine, ascoltando la terra che ho sotto i piedi cosa mi dice, è necessario intervenire in una maniera un po' più intensiva. Dopo 10 anni di lavorazioni solo manuali del suolo abbiamo riscontrato alcune necessità nuove. Due problemi principali che abbiamo avuto sono un problema di compattamento, quindi per alcune coltivazioni il suolo per come è oggi risulta troppo compatto. Seconda cosa non irrilevante sono gli insetti, soprattutto lumache e limacce, che sotto la pacciamatura trovano proprio habitat ideale e quindi hanno proliferato in una maniera incontrollabile, dandoci anche parecchi problemi ultimamente. Questo è il regalo di compleanno che ci siamo fatti io e Nina e che ci svolterà probabilmente completamente il lavoro nell'orto. Questo è un erpice rotante. Un erpice rotante ci permette di fare il lavoro di un anno in pochi istanti. Ancora una volta ci siamo affidati a una super azienda italiana, Delex, e abbiamo acquistato un erpice rotante. Allora, io sono 10 anni che ho gli occhi invece che a forma di cuore, a forma di erpice rotante praticamente. È sempre stato il mio sogno poter lavorare un suolo con questo attrezzo per vedere il lavoro che fa, perché questo è un attrezzo incredibile che riesce a miscelare il suolo senza rivoltarlo mai, perché ha delle lame che girano in questo senso, come avete visto dalla ripresa precedente. Ha queste lame, perché questo è un rotolama, in realtà non è un rototerra, perché il rototerra c'ha soltanto degli spuntoni che girano, mentre il rotolama ha proprio delle lame che girano, miscela il suolo in una maniera pazzesca, non troppo profondo, perché queste lame sono soltanto non più di 20 cm, quindi lui va profondo 20 cm, non genera una suola di lavorazione come potrebbe generare una fresa e non rivolta gli strati del suolo, quindi lui solo li miscela. Questa roba è un attrezzo pazzesco. Noi, non avendo mai avuto un trattore, non abbiamo mai avuto la possibilità di utilizzarlo, e ringraziamo veramente Delex perché c'è stata di supporto e di consiglio nell'acquisto, nella scelta. Da quando abbiamo fatto l'ordine ce l'ha spedito subito, una macchina super robusta veramente, con una struttura, un telaio super robusto, un giunto che adesso ve lo faccio vedere gigante. Insomma, siamo super soddisfatti. Questo ha 2 metri di lavoro, ci sono sotto 10 blocchi di lame, 10 blocchi da 2 o 3? Da 2 forse. Da 2. Sono 10 blocchi da 2 lame che girano. E ora vi faccio vedere il suolo che lascia. Ti giuro, a me mi viene da piangere. Vi lascio vedere il lavoro finito che lascia questo attrezzo. Allora, ho fatto una prima passata e come si può vedere già tutto il letame l'ha interrato, e di questo sono super contento. Ho fatto una passata a metà, non tutto profondo. Questo ha un rullo dietro che si regola meccanicamente, che tu puoi regolare la profondità di lavoro, e poi anche col sollevamento del trattore si può giocare un po'. Ho fatto una lavorazione a mezza altezza e mi ha interrato tutto il letame. Adesso faccio una seconda passata con lui tutto a terra
e vediamo poi che risultato rimane. Comunque in pochi minuti il lavoro di giornate intere, ovviamente, che prima impiegavamo manualmente senza ottenere questo risultato qui, naturalmente, per cui questo attrezzo veramente ci cambia la vita in modo da poter coltivare meglio in un suolo più preparato e anche più agevolmente, così da poter produrre anche qualcosa in più. Questo è il risultato. Si va giù di una ventina di centimetri e ha sminuzzato perfettamente tutto il letame e lo ha mischiato bene con la terra, quindi la terra adesso è bella nera. Diciamo che fa un certo effetto, dopo anni a fare aiuola per aiuola con la carriola, tutto a mano, forcavanga, riservare a mano, cioè noi facevamo, non so, 1 o 2 aiuole al giorno, preparavamo, e in quest'orto ci sono più di 40 aiuole, quindi era un lavoro di mesi mettere tutto a posto per l'inverno, e adesso invece in 448 è tutto fatto. E ci va un attimo per farci l'occhio, non è semplice, e non si può negare che se uno vuole uscire, diciamo, leggermente da una produzione familiare e passare a una produzione un pochino più elevata, quindi anche per magari vendere qualcosa, è necessario meccanizzarsi un po'. Diciamo che è possibile mandare avanti un orto anche di dimensioni un pochino più elevate tutto a mano, ma in tanti. Noi siamo solo in 2, l'abbiamo sempre fatto, però avevamo meno da fare in altri ambiti. Al netto di tutto questo, diciamo che siamo molto contenti del lavoro che fa questo attrezzo. C'è da dire un'altra cosa, che noi ci teniamo sempre in ogni ambito, in ogni contesto qua in cascina, a non fossilizzarci su un certo metodo, una certa idea, una certa ideologia. Noi cerchiamo sempre di non avere dei dogmi, quindi il fatto, per esempio, che la terra non si può toccare, per noi non è mai stato così. La terra in certi momenti va toccata, anche perché noi stiamo coltivando comunque delle piante che non sono spontanee, sono piante addomesticate che hanno bisogno di esigenze nel terreno differenti rispetto a una spontanea. Con un buon letto di semina lavorato, arioso, ben nutrito, ben ammendato, non voglio dire che i raccolti raddoppiano, ma cioè siamo lì, quindi la lavorazione del suolo è molto importante, va saputa fare. Anche il modo col quale miscela il letame con la terra, eccezionale, mamma mia, che lavoro incredibile. Che lavoro incredibile. Quindi noi praticamente lavoreremo in questo modo, a blocchi, cioè ora abbiamo questo blocco che è 40 metri per 4, completamente lavorato, disponibile per la semina. La prima che verrà fatta saranno aglio e cipolle autunnali e abbiamo già un pezzo pronto. Queste aiuole dopo seminate verranno sicuramente pacciamate, verrà comunque mantenuto tutto l'approccio che abbiamo, diciamo, generato intorno a questo orto finora, con determinate accortezze per il suolo, eccetera eccetera, ma allo stesso tempo abbiamo velocizzato tantissimo le operazioni di preparazione del suolo. Questa operazione fondamentale. Rivoluzione dell'orto, perché? Perché ovviamente un orto non toccato da 10 anni diventa una specie di giardino, cioè hai le piante, hai, non so, la rucola che ti nasce sempre lì, la menta che ti nasce sempre lì, diventa un po' una cosa particolare, e adesso con questa lavorazione ovviamente tante cose che c'erano saltano, però era necessario. È una decisione che abbiamo preso in seguito a un'osservazione attenta di come si stava comportando il suolo ultimamente, consapevoli del fatto che noi non abbiamo mai avuto un metodo, ci siamo sempre informati di tante cose e abbiamo sempre fatto un po' un mix nostro, che adesso con l'arrivo del trattorino
aveva la potenzialità per evolversi ancora in meglio. Devo dire che sono super soddisfatto di questo attrezzo. Consideriamo una cosa, ovviamente noi abbiamo lavorato con terra in tempra, no? Perché questa roba, se tu la fai, ok che il nostro suolo era già comunque smosso, come se ci fosse già stata fatta una prelavorazione prima. Questo attrezzo è un po' in sostituzione della vecchia fresa, no? Che però macinava la terra facendo una suola sotto, mentre invece questo qui, lavorando in un altro verso, non genera questa suola. In questo caso noi lo lavoriamo diretto per questi motivi qui, perché la terra sotto era già smossa ed è esattamente in tempra, con l'umidità giusta. La terra si sfina, diventa praticamente polvere. La terra è veramente al momento giusto per fare questa lavorazione. Quindi questa è una cosa che si può tenere a mente. Se si vuole lavorare con questo attrezzo direttamente su suolo non lavorato precedentemente, bisogna fare attenzione a capire bene le situazioni. Se c'è un erbaio fitto non va bene, se la terra è troppo asciutta non va bene, se ci sono pietre si lavora alla grande anche in mezzo alle pietre, ma la terra deve essere precedentemente smossa. Noi abbiamo fatto questo tentativo e per noi, per la situazione orto, è eccezionale. Dovessimo già usarlo per seminare dei prati, per esempio, dovremmo comunque fare una prelavorazione del suolo, che può essere aratura, oppure noi puntiamo a questo binomio, diciamo, ripuntatore erpice rotante, che secondo noi è la combinazione ideale. Adesso direi che gli diamo una pulita, una lustrata e per il momento lo riponiamo. Ancora non abbiamo deciso se fare già una lavorazione su tutto e lasciare così per l'inverno, oppure se tenere certi pezzi da fare direttamente in primavera. Magari se avete dei consigli in quest'ambito li accettiamo. Anche una comoda panchina questo erpice rotante. Parcheggiamolo in orto, lo usiamo da panchina. Lo usiamo da panchina, no? Così doppio utilizzo. Sei contenta del tuo regalo, Nina? Molto contenta, devo dire, sì. Ci allevia di veramente tanto. Cioè ragazzi, non so se voi avete capito, ma noi tutta questa superficie di orto che adesso facendo così magicamente è stata lavorata, facevamo tutto a mano, cioè ci andavano mesi, ma veramente mesi per sistemare tutto. Quindi sono un po' incredula oggi. Devo un attimo metabolizzare. Però ottimo lavoro, direi. Sì, però dillo che anche ti ho fatto qualche altro regalino, non solo questo come compleanno. Vi dico cosa mi ha regalato Leo per il compleanno, dai. No. Mi ha regalato. No. Mi ha regalato una Madonna. Arvezze, non lo saprete mai.